L'innocenza non prova nulla, è il motto dell'Inquisizione del dio imperatore dell'umanità nel 41esimo millennio. Ben ritrovati, Tiranno Matto qui in un nuovo episodio della rubrica Sguardo Matto. Oggi parliamo in anteprima del nuovo RPG Dark Heresy, in alfa chiusa, sviluppato da All Cat Games ed ambientato nel tetro ed oscuro futuro di Warhammer 40.000. Evitando il più possibile di farvi spoilers sulla trama, ve ne voglio parlare come sempre andando dritto al sodo. Tra le ombre del decadente Imperium ogni segreto esige un tributo. È dunque suggerita cautela, altrimenti potremmo dover pagare tale tributo con la nostra anima. Tale è il benvenuto che ci viene dato nel settore Calixis, un tempo caposaldo dell'Imperium umano, e nel quale sono in corso diverse cospirazioni, mosse da forze interne ed esterne. La Cabala Tirantina è un gruppo di inquisitori di varia estrazione filosofica che si riunisce per affrontare il mistero della stella tiranna, un'entità spaziale che porta disperazione ed orrore ovunque brilli di purpurea luce. Come questa entità è legata alle cospirazioni citate nel settore Calixis, starà a noi scoprirlo. Saremo infatti un accolito, un membro giovane e inesperto della Sacra Inquisizione, seguace di un Lord Inquisitore di questa Cabala Tirantina. Nella versione alfa di Dark Heresy non potremo personalizzare il nostro protagonista, ma state tranquilli che in futuro potremo deciderne sia le fattezze sia la classe che il background, rendendo l'esperienza investigativa di un membro dell'Inquisizione completamente personale. Nella Closed Alpha non potremo iniziare dal prologo e dall'atto 1 in maniera omogenea. Ci vengono presentati però due scenari possibili dettati da scelte pregresse. Infatti la narrazione inizia in medias res, ma possiamo scegliere per bene come vivere questo assaggio di Dark Heresy. Nel primo caso il nostro inquisitore mentore è stato ucciso nel recuperare un prezioso artefatto, mentre nel secondo caso non siamo riusciti a recuperare tale oggetto, ma l'inquisitore è sopravvissuto ed abbiamo fatto un patto con un fabbricatore generale dell'Adeptus Mechanicus, i Tecnopreti di Marte. Le scelte sono molto importanti in Dark Heresy ed il mondo attorno a noi riflette e si plasma a seconda di come agiamo in esso. Non impersonando più un mercante corsaro dal potere e dalla ricchezza praticamente illimitati, l'immersione prevede anche un sistema di scambio e di valuta più classico e di più semplice comprensione per giocatori sia neofiti sia veterani del genere più classico dei giochi di ruolo videoludici. Anche se non del tutto ancora implementato, viene accennato il nuovo sistema delle convinzioni, che sarà fondamentale per ampliare il nostro gioco di ruolo. Saremo più radicali come l'inquisitrice Milicentilia o saremo più puritani come sorella Settima? Vedremo probabilmente anche iterazioni dei tre ordo principali dell'Inquisizione, il Malleus, l'Hereticus e lo Xenos, e il sistema di reputazione accoglie una proiezione di queste scelte di dottrina accumulando punti presenza intimidatoria oppure di rapporto più accondiscendente e diplomatico. Sono rimasto sorpreso dalle innovazioni dell'engine in primo luogo rispetto a Rogue Trader e i precedenti titoli. Pathfinder infatti si nota subito una maggiore qualità grafica di modelli, animazioni e mappe. L'interfaccia ha fatto un balzo in avanti non da poco. Tutto è più grande, accessibile, nitido e ben posizionato soprattutto, pur conservando lo stile del marchio Warhammer 40.000, un mix tra medioevo fantasy e fantascienza tetra. Le schede dei personaggi e gli inventari beneficiano ed accentuano tutti i positivi cambiamenti che sono in corso di sviluppo, perché comunque ricordo che siamo in una versione alfa di Dark Heresy. Il sistema di gioco CRPG è un'evoluzione del gioco da tavolo con un sistema a dado 100, ma ottimizzato dall'esperienza con i titoli precedenti in cui Allcat ha sempre messo lo zampino per garantire un'esperienza utente e congeniale al design di gioco. Per quanto poco possiamo vedere da questa versione, anche la progressione dei nostri personaggi è più chiara. Le classi e il background sono fondamentali. Abbiamo diversi talenti che sono più visibili, chiarificati ed organizzati
organizzati nella scheda di passaggio di livello. La maggior chiarezza infatti compare sia sul piano visivo sia a livello di regole rispetto ai titoli precedenti. Sono davvero molto curioso di indagare più a fondo questo sistema. Rimanendo sul tema delle indagini, il nuovo sistema di investigazione è una parte focale del gameplay di Dark Heresy e rafforza l'immedesimazione in un agente della Sacra Inquisizione dell'Imperium. Sì, a primo impatto questi livelli di informazioni schedate, indizi, ipotesi, congiunzioni e contraddizioni possono confondere e portarci sulla soglia del più totale impazzimento cospiratorio. Ma perché è proprio questo il punto. Dovremo scervellarci nel recuperare indizi da scene di conflitto e crimine, così come indagare con test di abilità nel mondo di gioco e nei dialoghi, dai quali poi potremmo trarre le nostre conclusioni. In realtà non c'è una soluzione ideale ad ogni situazione e fa parte dell'ambientazione stessa. È più un capire a chi conviene attribuire la colpa a dipendenza della nostra già citata dottrina e la nostra strategia a lungo termine. Quando saremo pronti a mettere insieme i pezzi, potremo stilare un rapporto ufficiale e bollarlo con il sigillo inquisitoriale. Otterremo esperienza e progressione, oltre che ripercussioni nel gioco. Le missioni nel diario, infatti, sono spesso integrate in queste indagini e a seconda delle nostre molteplici scelte vedremo il mondo evolversi e la storia di Dark Heresy prendere una forma sempre diversa. Parlando ora di potenzialità a confronto con Rogue Trader, vorrei sottolineare quanto il combattimento a turni sia stato ampliato e reso da un lato più profondo e dall'altro meno complesso da imparare e padroneggiare. Olket ha aggiunto un nuovo valore protettivo oltre le coperture e le resistenze, ovvero l'armatura, che una volta spezzata rende soggetti ad eventuali ferite agli arti con vari debuff. E qui viene introdotto anche un sistema di colpo critico simile a Fallout o Chaos Gate Demon Hunters, che appunto permette la scelta mirata agli arti specifici, con vari debuff da applicare al nemico. Ciò rende più chiaro e più lento il combattimento, facendo sì che il momentum sia ancora di maggiore impatto e renda più verosimile ogni round. Un'altra differenza con Rogue Trader è la sostituzione del vecchio momentum con un sistema di morale a fasi, che ci può portare non solo all'utilizzo di abilità specifiche, ma anche ci permette di accelerare la fine dell'incontro, dandoci la scelta di terminarlo subito o di continuare ad eliminare ogni nemico all'interno di esso, che riceverà dei debuff da resa. L'interfaccia, ancora una volta, è un punto a favore di questa potenziale evoluzione dei titoli Olket, perché dimostra di essere molto più chiara rispetto ai titoli precedenti e le abilità che hanno effetti più caratteristici e bilanciati a seconda di classe e background del personaggio vengono valorizzate molto di più, sia a livello visivo e dunque facilitando così le nostre scelte, sia a livello pratico di ciò che sono capaci di fare, rendendo molto importante la scelta di classe e background specifico. Nel secondo caso, soprattutto per quanto riguarda i membri della nostra squadra, dipende dalla loro unicità. Esempi lampanti sono l'Ogrin e lo Psyker, che hanno abilità specifiche proprio sulla base della loro natura. Per essere ancora più specifico, nel caso dello Psyker, che è il mago in questa ambientazione, che parla direttamente con l'Empireo, il regno delle anime del Warp, dovremmo stare molto attenti a non forzare troppo il velo, altrimenti correremo il rischio di evocare dei demoni, come in questo caso il Bloodletter di Khorne. Sfrutto l'occasione per parlare un attimo dell'annoso problema della localizzazione in lingua italiana. Ovviamente l'alfa è soltanto disponibile in lingua inglese. Come è stata prassi in passato per Olket, anche per il futuro, evidentemente la lingua italiana non è preventivata come in produzione, ma non disperate perché sono in contatto diretto con gli sviluppatori e sono molto fiducioso nel riuscire a concordare qualcosa anche grazie ai gruppi di traduzione amatoriale che già hanno coperto gli altri titoli precedenti della casa di sviluppo. Mi riferisco a Language Pack Italia,
ragazzi con i quali collaboro già e di cui vi ho parlato svariate volte qui sul canale, e vi prometto che farò il possibile dalla mia umile posizione per lavorare in tal senso. Se volete supportare il mio canale e questo progetto in proiezione per rendere più accessibili i giochi di ruolo All Cat Games, io vi chiederei un mi piace, un commento e la condivisione di questo video. Possono davvero fare la differenza. Tornando a parlare invece delle note positive di questa closed alpha che fanno ben sperare, va sottolineato l'accenno al dinamismo delle nostre scelte. Che siano nei vasti dialoghi durante le nostre indagini o nell'interagire con il mondo di gioco, l'importanza di ciò che noi decideremo di fare è capitale. A tale riguardo è accennata anche una nuova verticalità dimensionale nelle mappe, che si sviluppano in modo meno lineare e più asimmetrico rispetto al passato. Il level design credo che stia andando nella direzione giusta. Sicuro All Cat con i successi passati e maggiori risorse si avvia sempre di più ad una qualità eccellente, competendo così con sviluppatori AAA del calibro di Larian Studios. A tale riguardo nutro enormi speranze sulla narrativa e la potenziale capacità di Dark Heresy di ampliare ancora di più gli orizzonti di Warhammer 40.000 nel mondo videoludico del 2026. Proprio nel 2026 verosimilmente vedremo l'uscita del titolo dalla versione alfa alla versione beta, prendendo come punti di riferimento gli iter di sviluppo dei titoli precedenti. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui ed aver cliccato sul teschio del tiranno anche questa volta. Mi rendo conto che un titolo come Dark Heresy abbia un grande problema, una barriera linguistica per noi italiani da dover superare. Se non masticate l'inglese non vi posso consigliare di giocare al momento l'alfa. Se invece volete comunque supportare il lavoro di All Cat, potete già accedere anche voi a questa versione di gioco e seguire dall'interno gli sviluppi di Dark Heresy, contribuendo con i vostri feedback, le segnalazioni di bug e suggerimenti. Gli sviluppatori di videogiochi che mi piace sostenere sono quelli con la mentalità simile alla mia, gamer to gamer, che danno priorità sempre a noi giocatori e alla qualità del prodotto finale. Dare la possibilità di toccare con mano una versione così anticipata del videogioco che sarà non è un'impresa da tutti, però molte case di sviluppo che si occuperanno di Warhammer 40.000 stanno approcciando nel modo corretto la community, consentendoci di dare già un primo sguardo, magari matto, alle rappresentazioni videoludiche dell'oscuro e tetro futuro del 41esimo millennio. A tal proposito fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe approfondire ancora di più l'universo di Warhammer 40.000 durante il corso del prossimo anno. Ciò detto, direi che tiranno matto out, perché questo è quanto, avventurieri ed avventuriere. Alla prossima!